A pochi giorni dall'inizio del campionato, l'Atalanta si trova con un mercato ancora da finire, con una serie di esuberi da piazzare. Saltata la trattativa Singo, si riapre la pista Olme e con la cessione di Demiral sembra tutto preparato per l'arrivo di Yen, mentre De Ketteler in giornata ha svolto le visite mediche. Ciao a tutti, sono Otis e dopo il Ferragosto siamo qua un po' a fare il recap della situazione perché magari ci siamo persi dei punti e così poi possiamo tranquillamente ripartire. Prima però come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento e vi ricordo inoltre che è sempre attiva la promozione con Zen Italian Gin, quindi se volete il gin brandizzato Atalanta trovate tutto in descrizione compreso un codice sconto con la parola Otis10. Allora, a che punto stiamo? A che punto stiamo? Stiamo che ci sono stati dei movimenti interessanti, alcune cose si sono sbloccate, però a pochi giorni dall'inizio del campionato l'Atalanta c'ha ancora un po' di roba da sistemare. È vero che il calciomercato ha ancora abbondantemente 20 giorni, però insomma bisogna un po' darsi una mossa. In entrata io credo che con i due movimenti sul centrale difensivo e sull'ala destra con De Ketelaere che ha fatto le visite mediche, l'Atalanta abbia chiuso il discorso. Sulla destra, come dicevamo, saltato Singo, Deo Grazia, anche perché a mio avviso lo strapagavamo inutilmente. Si è tornati forti su Olma, c'è anche il Sassuolo, però tendenzialmente se non ti chiami Pinamonti dovresti preferire l'Atalanta. Sicuramente è il giocatore preferibile, più forte, più intrigante, con una fisicità migliore, un piede migliore, costa praticamente uguale, quindi a mio avviso ce n'è anche da pensarci, lunga vita a Holm. Mentre per quanto riguarda la difesa, la cessione di Demiral che finalmente se ne va in un top club a dimostrare le sue qualità, libera lo spazio per Yen che credo si sia anche un attimino rotto di aspettare. Il giocatore aveva già tutto concordato con l'Atalanta, quindi per quanto io resti dell'idea che magari con qualche soldino in più c'è di meglio, credo che sarà proprio lui il giocatore utile. Signor difensore comunque, va bene, non sputiamoci sopra. A pochi giorni dall'inizio del campionato per me è un po' futile mettersi a fare delle grandi ricerche. Diverso è il discorso per le cessioni, perché l'Atalanta lì ha ancora tanta roba da piazzare. Io credo e resto convinto che tanta merce sia per gli ultimi giorni di mercato, però insomma c'è la diatriba portieri che a sto punto inizia a pensare che l'Atalanta non intenda risolvere. Voci parlano di carne secchi Juve, io non ci credo assolutamente. E quindi penso che almeno per fino a gennaio si andrà con carne secchi Musso a questo punto, anche perché la cessione di uno dei due vorrebbe dire andare a prendere un altro portiere. Mi pare che andarsi a incasinare un po' la vita così, o vai a botta sicura, cioè dopo domani vendi uno dei due, o altrimenti non lo so quanto convenga cercare una trattativa. Sulla difesa, anche qua situazioni particolari perché Palomino che era in partenza alla fine della fiera sembra non partire, o Colli che tutti lo davano come giocatore destinato a un prestito, al momento le amo che però il gruppo di giocatori che poi ci interessa c'è, gli esuberi sono problemi molto relativi. Stesso discorso per le fasce, è evidente che dopo Mele anche Soppiva piazzato, però insomma anche Zortea credo che da qualche parte lo dovrei mandare, insomma, però niente di così drammatico. Forse davanti è l'unico punto in cui bisogna fare dei discorsi un attimino più complessi perché ci sono delle operazioni che vanno valutate. L'Attelat al Middlesbrough, io personalmente non lo condivido, però quando ci sono queste cessioni a dei prezzi così risicati, perché 6 milioni francamente è un po' un regalo, credo che ci sia anche la volontà del giocatore di non continuare il suo peregrinare di prestiti, di avere una certa stabilità. Se la stabilità poi te la becchi in Inghilterra in un club come il Middlesbrough che tutto sommato brutto non è,
buon per lui e buona vita. Eh, il discorso sui colombiani è invece tutta un'altra faccenda. Muriel, che io ritengo impensabile tenere in squadra, va piazzato. Oggi leggevo di un interesse del Bologna, per quanto mi riguarda mandatelo dove vi pare, però non è oggi un giocatore spendibile. Perché non ci azzecca niente e fisicamente l'abbiamo visto tutti. Non puoi tenere 7-8 attaccanti. Discorso un po' diverso su Zapata, perché io personalmente ritengo che Zapata il suo contributo lo possa sempre dare. È chiaro che hai Scamacca, El Bilar Touré, Lukman, De Ketteler. Minimo sei dietro di questi, potenzialmente potresti essere anche dietro Cambiaghi perché non giochi con due prime punte. Se lui accetta di farsi la panchina, di subentrare all'occorrenza, di magari avere più minutaggio quando Lukman e il Bilar Touré vanno in Coppa Africa, per me si può anche fare, cioè è tutto in più. Però diversamente, cioè, anche per il giocatore che secondo me un paio d'anni può ancora farli interessanti, secondo me è meglio andare altrove. Se poi l'altrove è la Roma, insomma, mi sembra anche una sistemazione assolutamente positiva. È una valutazione che va pesata perché è ovvio che se poi Zapata per sbaglio ti fa 7-8 gol, sei qua con le critiche da parte di tutti, ma solo chi non fa non sbaglia. Quindi è facile farlo col senno di poi. Con l'analisi di quello che abbiamo oggi in campo, Zapata non ti serve, è inutile che la racconti, perché vorrebbe essere la terza punta centrale. Avresti tre seconde punte, chiamiamole così, Lukman, De Ketteler, Cambiaghi e tre punte centrali. Vabbè, tut, però francamente, senza contare Pasalic, quindi mi sembra onestamente un eccesso che può anche causare degli attriti, se poi in verità magari anche per ragioni familiari, per ragioni di tutta una serie di robe, il giocatore dice no no, io me la gioco qua tranquillamente perché poi io non sono per parcheggiare in panca uno a priori, me la gioco se sarà panchina, ma almeno sono qua con la mia famiglia e una roba e l'altra, allora va benissimo, non è un giocatore che non ritengo possa dare un contributo, è un giocatore che ritengo sia in un reparto che è già abbastanza sovraffollato, dove comunque Atalanta dindini ne ha messi, quindi non avranno mai grande piacere a non far giocare il Bilar Touré, Scamacca, Ketteler, per tutta una serie di logiche che stanno poi alla base del lavoro di qualsiasi DS. È vero che con Gasperini questa roba non si può mai, non puoi mai esserne certo, però a maggior ragione. Io in più sono ciecamente convinto che tempo 4, 5, 6 partite e si renderanno conto che se sei in Serie C non può giocare. E quindi io me lo aspetto spesso e volentieri portato in prima squadra, quindi dopo diventa cioè diventa una situazione abbastanza trafficata, ecco. Anche perché, ripeto, quest'anno c'è un under 23 da cui puoi pesantemente attingere in caso di infortuni, perché a naso mi sembrano tutti convocabili, credo. Non credo che nessuno abbia un numero di presenze in A tale da non poter essere chiamato per andare a tamponare degli spazi. Quindi mi sembra veramente uno spreco. Ci sono poi tutta una serie di motivazioni anche fiscali per cui probabilmente l'Atalanta non è proprio così orientata a vendere, però senza fare i commercialisti della domenica, perché poi non sono soldi nostri, chi se ne frega. Non è una gestione sana tenere roba di valore, perché comunque Zapata un suo valore ce l'ha ancora, tenerlo lì parcheggiato che va a scemare, quindi vediamo quali saranno i movimenti, però io credo che se potranno piazzare, piazzeranno il piazzabile, anche magari perdendo qualche milione oggi, consci del fatto che un anno di panca te ne fa perdere molti di più in termini poi di valore di mercato, quindi c'è poco da fare. Fortunatamente con
l'abbondanza di cessioni che abbiamo fatto, non abbiamo grossi problemi economici, quindi va bene così. Essere un club grande vuol dire anche fare ogni tanto delle scelte che dici che comunque qualcosa ti lasciano in entrambi i casi la mano in bocca perché hai solo giocatori comunque di valore. È così. Un tifoso di un grande club difficilmente si trova a dire ma vendi quello che è una mezza sega, perché nei grandi club non ce ne sono, quindi scelte del genere si spera che ne dovremo fare sempre, sempre di più. Io come al solito vi ringrazio, fatemi sapere un po' voi cosa ne pensate sui vari argomenti e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!